Benvenuti, vi regalo subito un'immagine. Spiagge di sabbia finissima, acqua cristallina, un personale preparato a soddisfare ogni vostro desiderio. Questo vi aspetta al Kaki Resort. E voi siete in questo resort, quindi... Scusate, sembra che il nostro assolutamente innocuo problema con le tubature si sia ripresentato. Vado subito a risolverlo, ma voi non uscite dalla stanza. Non uscite dalla stanza. Manderò qualcuno a portarvi dei drink o qualcosa. Bentornati nel forum. Iniziamo la trattazione dei prodotti acquistati o comunque rinvenuti a Lucca parlandovi di Last Resort. Last Resort è un gioco di Claudio Serena che potete ricordare per essere il creatore, diciamo, di diversi giochi della Fumble e distribuito ovviamente dall'AMS di cui la Fumble in un qualche modo fa parte. Se avete visto il vlog di Lucca vi ricorderete sicuramente che era uno dei titoli vagamente citati, velocemente citati nella parte in cui parliamo appunto con la MS Edizioni, che tra l'altro devo ringraziare perché ce l'hanno fornito a Lucca insieme a 5 Days di cui parlerà Daniele per poterlo recensire. Gioco di ruolo molto piccolo, come vedete tascabile, ma ricco di contenuto, come dovrebbe essere in realtà il genere più stile zin, possiamo dire, su cui la MS si sta concentrando, o meglio sta concentrando alcune delle sue energie. Non male come idea, devo dire, perché giochi di ruolo tascabili più veloci ma con una possibilità maggiore di interpretazione, ma anche di dare significato alle storie che stiamo giocando, non è mai male vederli. Ma a questo punto di che cosa parla Last Resort? E conserverò per la fine la maggior parte delle considerazioni perché mi sembra il luogo migliore per parlarne. Sostanzialmente sono io, quindi come potrei non parlare di un post apocalittico? Last Resort è proprio quello. Come la maggior parte dei giochi della Fumble, ci sono ricordati alcuni titoli che sono stati di ispirazione per il gioco e troviamo esempi del calibro di The Walking Dead, Lost, The Last of Us, in maniera curiosa anche The Black Hack. E tra l'altro, anche se non è espressamente citato dal tipo di illustrazioni che ci sono, io direi che anche il gioco di ruolo, che se volete giocare Dead Island è quello perfetto per voi, è quello che vi consiglierei per primo. In ogni caso, qual è la situazione di partenza? È scoppiata l'apocalisse, il tipo non vi importa, lo decidete voi, e voi vi ritrovate in un resort, in un hotel, in una nave da crociera, in ogni caso in un luogo di villeggiatura che non è adatto alla sopravvivenza a lungo termine, mettiamola così. Nella parte in fondo al piccolo manuale in cui si parla del metodo di creare la vostra ambientazione, vengono date 3 regole molto importanti che ci fanno capire qual è il mood del gioco. L'idea è che vi trovate in un luogo in un qualche modo chiuso, limitato nei suoi confini, un'isola, una struttura, una nave da crociera, da cui non potete andare via per un qualche motivo, dovete sopravvivere là, e le cui risorse sono, sebbene in partenza le abbiate, limitate e impossibili o molto difficili da produrre nel luogo in cui vi trovate. Quindi sostanzialmente Last Resort, oltre che essere un gioco di ruolo, è anche un gestionale. Dovete gestire le vostre risorse facendo le scelte che vi sembrano più idonee e scegliere quali battaglie combattere in base alle risorse che avete. Caratteristica molto interessante che sarà preponderante dal punto di vista di sistema, che vi vado immediatamente a spiegare. Sistema progressivo, utilizza dadi che vanno dal D12 al D4 e si basa su un sistema di risorse che possono essere sia le risorse del personaggio
sia le risorse dell'isola, che sono una cosa particolare di cui vi parlerò alla fine del sistema. Progressivo nel senso che voi avete un dado di una determinata taglia che in determinate situazioni diminuisce, può anche aumentare, perché potete in un qualche modo ristorare, riottenere le vostre risorse personali o dell'isola che siano. Il sistema, diciamo, di successi, il modo in cui superate le vostre prove è a livelli, a gradi di successo, nel senso che con 1-2 avremo un fallimento, quella situazione spiacevole che tra l'altro avrà anche l'effetto di diminuire il vostro dato di risorse, perché proprio le cose sono andate male, 3-4 che sarà successo con conseguenza, e 5 o più che sarà il successo completo. Questo vuol dire maggiore la taglia del vostro dado, migliore saranno le vostre probabilità di successo, minore sarà la taglia, minori saranno le vostre probabilità fino ad arrivare al D4, che saranno praticamente impossibili avere un successo pieno, almeno che non utilizzate abilità particolari o gli oggetti. Ma minore sarà la vostra taglia di dado, maggiore sarà in realtà la vostra possibilità di ottenere punti esperienza. Si ottengono facendo il massimo con il dado corrente, è ovvio che sarà molto più facile farlo con un D4 che con un D12. Passiamo alla creazione del personaggio, perché è esemplificativa. Allora, questa è la scheda, come vedete, molto piccola, molto essenziale. Avete lo spazio per il vostro nome. I vostri punti abilità saranno questi pallini che vanno anneriti, non ne potete avere più di questi, scusate, punti abilità, punti esperienza, non ne potete avere più di questi, quindi quando ne iniziate ad avere tanti spendeteli. Il vostro equipaggiamento, iniziate con un pezzo, un oggetto nell'equipaggiamento. I legami, ne iniziate sempre con uno, saranno importanti perché vi daranno la possibilità, forzandoli in un qualche modo e mettendoli alla prova, in un metodo di sistema che si è rivisto spesso nei giochi della Fumble, per riottenere dadi, quindi risorse, in sangue e spirito. Sangue e spirito sono le due vostre risorse di partenza, tutti li hanno e sono sostanzialmente la vostra integrità fisica e la vostra sanità mentale. Come vedete ci sono 3 caselle sotto sia sangue sia spirito, sono per le cicatrici. Le cicatrici sono effetti negativi principalmente di ruolo, ma che essendo un gioco prevalentemente narrativo avranno impatto anche sulle meccaniche, che possiamo scrivere in un massimo di 3 sotto ognuno quando raggiungiamo la fine di questa risorsa, invece che perdere il nostro personaggio, perché in un caso morirà, in un caso sarà o folle o comunque disperato, ormai totalmente depresso, prossimo alla rottura. E quindi che cosa vuol dire? Cosa succederà? Invece che perdere il personaggio, riavremo il nostro personaggio, ma con qualcosa che è cambiato, qualcosa in lui che è per sempre segnato. Appunto sono delle cicatrici molto simili a quelle che potrebbero essere in Not the End, un tratto della personalità, un aspetto del nostro fisico che non ci potremo mai togliere. Sotto trovate lo spazio per altre 4 risorse personali. Dovete deciderle voi, possono essere qualsiasi cosa vogliate, una conoscenza accademica, un'abilità, un hobby, tutto ciò che vi può aiutare a sopravvivere nell'apocalisse che avete appreso durante la vostra vita. Ognuna di queste risorse parte con un valore settato in creazione del personaggio. Questi rombi qui accanto servono per la competenza. La competenza è un'abilità particolare che potete avere in una sola delle risorse, potete spenderla una volta a sessione per ritirare tutti i dadi collegati a una determinata prova e quindi avere eventualmente maggiori probabilità di successo. Sotto 2 talenti, potete acquistare 2 talenti che sono tra l'altro intercambiabili con i vostri punti esperienza. Ci sono talenti di vario genere che costano più o meno punti esperienza a seconda degli effetti positivi che vi forniscono. Caratteristica dei talenti è che non sono scelti solo da voi, ma saranno scelti anche dalle minacce, ovvero dai vostri nemici. Hanno una scheda praticamente uguale a voi, con l'unica differenza che non hanno sangue e spirito, hanno un solo valore chiamato punti minaccia,
sono sostanzialmente i loro PF e quanto bene riescono a essere pericolosi per voi. Da un certo punto di vista sono molto simili alle minacce di Knights of the Round, funzionano in maniera quasi totalmente uguale. Anche loro possono appunto avere i loro talenti, possono avere il loro equipaggiamento, possono avere le loro risorse. I punti minaccia mano a mano che li danneggiate diminuiranno, diminuendo anche la loro taglia del dado. Ma questo vuol dire che le minacce non muoiono immediatamente. Per creare situazioni molto divertenti da un certo punto di vista, avete presente il folle che funziona da villain per la prima parte, diciamo, di Far Cry 3, che bene o male per quanto lo riuscite a sconfiggere a un certo punto sempre ritorna a tormentarvi? Potete creare, se siete dei narratori, delle minacce del genere e quindi soggetti, gruppi, pericoli che mano a mano, seppur indeboliti nel tempo, continuano a minacciare i vostri giocatori finché non sono totalmente eliminati con grande sforzo. Sistema direi molto interessante, ma allo stesso tempo di veloce comprensione e di veloce compilazione della scheda, che non è mai male. Ci dà la possibilità di una personalizzazione abbastanza vasta, da tenere conto che tra l'altro, ed è necessario specificarlo, equipaggiamento e risorse sono una cosa diversa, perché l'equipaggiamento avrà sostanzialmente la funzione di concedervi +1 al tiro di dado. In caso di fallimento si potrà anche danneggiare, perché ogni oggetto dell'equipaggiamento ha dei sostanzialmente punti ferita della resistenza. Nel caso si rompano potete utilizzare punti delle vostre risorse oppure risorse dell'isola stessa per ottenere nuovi equipaggiamenti. Vuol dire che state proprio dando fondo alle riserve. In ogni caso sono una cosa diversa dalle risorse che voi avete personalmente, perché come fa l'esempio il manuale, voi potreste avere un personaggio che ha conoscenze delle armi da fuoco e poi ha un fucile. Il fucile ovviamente lo utilizzate in maniera pratica, la conoscenza delle armi da fuoco entra in gioco come risorsa nel momento in cui dovete fare un qualche attività di natura più accademica che riguarda le armi da fuoco, come ripararle, riconoscere l'arma che ha un nemico. Il fatto che la taglia del dado delle vostre risorse diminuisca nel tempo non vuol dire che voi state diventando più stupidi, vuol dire sostanzialmente che il vostro personaggio sta diventando più stanco, più ferito, più disperato e quindi avrà una maggiore difficoltà a utilizzare quell'abilità. Per recuperare le taglie al nostro dado dobbiamo appunto riposarci per 1 o 2 giorni facendo attività diverse sull'isola, sulla nave, dovunque vogliate ambientare la vostra partita, trovando quel minimo momento di relax che in un'apocalisse non è tanto semplice da trovare. L'eccezione in questo caso sono sangue e spirito. Mi sono accorto ora che non avevo rimesso il manualetto a posto. E l'ho anche messo storto, perfetto. Dicevo, sangue e spirito. Quando li perdete vostri punti salute, nel senso che siete danneggiati nel fisico o nella mente. Non so cosa sia meglio sostanzialmente. Come li fate a recuperare? È più difficoltoso. O dovete spendere punti risorse dell'isola, o da un certo punto di vista, in particolare per lo spirito, dovete forzare i vostri legami con il rischio di danneggiarli o con magari la possibilità di crearne di nuovi, perché no. Interessante perché apre tutta una narrativa diversa sull'idea di fare una scelta tra che cosa sacrificare: la nostra sanità mentale, il nostro fisico, il nostro rapporto con le persone a cui siamo più vicini, o le risorse che tengono in vita l'intera comunità. Questo è un tema, secondo me, molto interessante da giocare, con la possibilità di fare personaggi totalmente egoistici che sono disposti a spendere tutto per rimanere vivi, o altri estremamente altruistici che sono disposti a martirizzarsi quasi pur di far sopravvivere gli altri o di non scaricare il peso del loro dolore e della loro sofferenza su altri. Al narratore verrà fornita una schedina apposita che serve sostanzialmente a gestire la campagna. Appena la trovo
Ecco, come vedete avete questo grande quadratone in cui potete disegnare il vostro resort, come vedete qui c'è il disegno di un'isola, e poi tutti questi pallini che vi servono sostanzialmente a segnare i giorni dell'Apocalisse. Molto simile a quello che era in Cotra per segnare gli episodi sostanzialmente dell'anime, ma interessante perché può dare una visione episodica, quasi come appunto fosse una serie TV come The Walking Dead, Lost, Z Nation, quello che vi pare, della vostra avventura. Tra l'altro ognuno di questi giorni funge da singola sessione in cui accadrà una cosa ben specifica, nonché potete dare il titolo alle vostre stagioni e fare i season starter, diciamo il season finale. Stavolta mi sono ricordato di metterlo. Molto interessante e serve a dare anche una struttura alle vostre sessioni, alle vostre avventure, perché potete fare cose molto corte o molto lunghe e avete la scusa per fare entrambi perché sostanzialmente è episodico. In ogni giorno, diciamo, sarà presentato un problema. Ci sono delle tabelle negli scenari, diciamo, proposti all'interno del manuale che vi presentano i vari problemi che potete scegliere per il giorno, oppure ve li potete inventare tranquillamente da voi. E questo ci porta a parlare delle risorse dell'isola. Perché vedete, non solo voi avete le vostre risorse, l'isola ha delle risorse. Le risorse si stanno consumando, potendovi portare molto probabilmente a una morte molto più misera di quello che faranno gli zombie, gli alieni o qualsiasi cosa ha scatenato l'Apocalisse. Ogni problema, fra virgolette, giornaliero e quindi della sessione che sarà presentato dal narratore si ricollega alla perdita, alla spendita di determinate risorse dell'isola. Voi potete in un qualche modo e dovete durante la sessione cercare di risolvere tale problema. Ci saranno alcuni che prevederanno la perdita automatica e inesorabile di determinate risorse. Per quanto voi possiate impegnarvi, potete solo mitigare la perdita di queste risorse. Tra l'altro le risorse sono sempre 3 di base, che sono energia, cibo e medicine, e una scelta vostra. Uno dei consigli è ad esempio umore della comunità che state cercando di far sopravvivere. E ci saranno situazioni, ad esempio, si è guastato il generatore dell'hotel, che vi farà perdere nel peggiore dei casi 1 di cibo e 3 di energia. Se riuscite a risolvere il problema al meglio, perderete per forza solo 1 di energia, perché comunque un minimo il generatore è danneggiato e non potrà essere riparato nella situazione corrente alla perfezione. Quindi questo introduce la parte gestionale, come cercare a lungo termine di gestire queste risorse in modo che sostanzialmente non morite di fame, di malattie o di qualsiasi altro evento assurdo che l'Apocalisse può presentare. Tra l'altro il manuale non ci dice espressamente se gli ospiti, fra virgolette, di questo resort sono a conoscenza dell'Apocalisse o meno. Quindi potete bene o male decidere voi come gestire la situazione, se giocare campagne in cui non dovete far accorgere qualcuno dell'Apocalisse, quindi dovete cercare di mantenere la facciata. E chiariamoci, questo è un tema importantissimo, mantenere la facciata che tutto va bene quando in realtà tutto sta andando a rotoli, oppure giocare sostanzialmente una situazione quasi alla Dead Island in cui siete magari il personale di un hotel di lusso in cui è successa qualche tipo di tragedia e state cercando di far sopravvivere quella piccola comunità di sopravvissuti quasi come se fosse un direttivo, o perché no, magari diventare i tiranni della vostra isola e in questo modo gestire in maniera tirannica le vostre risorse. Le possibilità di personalizzazione da questo punto di vista sono vastissime. Tra l'altro il manuale alla fine presenta anche varie possibilità di modalità di gioco. C'è una modalità in cui randomizzare le risorse, molto comune in realtà nei giochi gestionali, perché le risorse dell'isola sono generalmente stabilite all'inizio in una maniera abbastanza statica, quale potete randomizzare per scenari che possono essere di partenza o più difficili o più semplici. C'è una modalità che è prevista espressamente per le one shot, nel caso le vogliate provare in qualche evento o semplicemente con più velocità, e una modalità, direi adrenalina, hardcore, in cui ogni personaggio, invece di utilizzare le sue risorse di personaggio, usa esclusivamente sangue, spirito e le risorse dell'isola per la prova. Quindi vuol dire che ogni vostro fallimento diminuisce le vostre possibilità di sopravvivenza
globali. Interessante, molto cattivo da proporre, ma molto interessante. Dà proprio quell'idea di sopravvivenza cattiva che si può effettivamente verificare in una situazione post-apocalittica reale. A livello di conclusioni finali direi che è un gioco interessante, un tema che mi stupisco non sia stato presentato prima, ma che ha possibilmente un pubblico abbastanza vasto. È ovvio, si tratta di un post-apocalittico, c'è qualcuno a cui non può piacere e questo va riconosciuto, e da un certo punto di vista, sebbene la copertina non sembri, è un gioco che è molto serio. Lo potete giocare ironicamente, sono sicuro, ma in realtà di default, di base, affronta delle problematiche serie. La perdita di speranza, il trovarsi in una situazione disperata, il mantenere una facciata di sicurezza quando questa non c'è, il trovarsi in una situazione che mano a mano sta andando a rotoli, il discorso di forzare i vostri legami. Attualità per noi millennial, praticamente. Esatto, è praticamente il presente e quindi può andare in posti molto brutti molto velocemente. Mi sento di consigliarlo a dei giocatori che hanno interesse a approfondire questi temi. Del resto questi comunque sono temi che a quanto pare, contando anche Fine Days, che sono molto cari a quanto pare alla Fumble nel presente, ma nel caso non state giocando con un party ben rodato, io devo assolutamente ritenere obbligatoria in una situazione del genere una sessione 0 e una dichiarazione di intenti, appunto perché ci potrebbero essere temi che non sono adatti a tutti i tipi di giocatori. Per il resto in realtà è un gioco che ritengo molto interessante, sicuramente da provare se siete interessati al post-apocalittico duro come lo sono io, e ogni volta che siete in vacanza avete quella sensazione di impending doom che in realtà, cioè, immaginate di trovarvi in una località di villeggiatori, a un certo punto finisce il mondo, vi sentireste meno sicuri che se foste a casa, no? È un tema da affrontare, secondo me è interessante. Tra l'altro, se volete farvi un'idea di che cosa sia giocare a Last Resort, sul canale di Fumble GDR ci sono delle partite giocate dai creatori che vi possono dare l'idea appunto di che cosa sia una sessione a Last Resort. Tra l'altro una delle ambientazioni che hanno giocato, se non sbaglio, ci hanno detto proprio quella della nave da crociera che è presente nel manuale. E se questo video vi è interessato così tanto che lo volete comprare immediatamente, lo potete fare con uno sconto, perché se andate sul sito della MS Edizioni e inserite, ebbene sì, abbiamo anche noi ormai queste promozioni, Forum Sententiam 10 come codice sconto, avrete una percentuale di sconto su tutti i prodotti delle MS Edizioni, che hanno un catalogo comunque molto ricco di giochi per, direi, tutti i gusti. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito, oltre che a informarvi maggiormente su Last Resort e il catalogo dell'MS, a mettere mi piace, condividerlo, commentare sotto se avete qualcosa da dire, passare dai nostri social. Abbiamo Facebook, Instagram, abbiamo un gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi sul gioco di ruolo più in tempo reale, abbiamo anche un TikTok da un periodo relativamente recente se volete passare a dargli un'occhiata. Potete abbonarvi al canale per darci quella minima possibilità di portarvi in maniera più efficiente sempre migliori contenuti. A questo punto io credo di aver detto tutto. Francesco dal Forum Sententiam, chiudo.